Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sui miei acquerelli e oggi ci occupiamo di un acquerello che riguarda una pianta carnivora, l'elianfora, e il monte Roraima che si può vedere sullo sfondo. Vediamo in questo video, in questo tutorial, come realizzare questo sfondo con questa montagna di origine tropicale, perché è una montagna che si trova in Venezuela, e in più come realizzare questa bellissima elianfora, una pianta carnivora sempre di questo luogo magico. Comincio con la mia serie di pennelli che uso sempre, il 14, comunque pennello che va dall'1, molto piccolo, al 14, scelgo quelli più o meno di misura un po' intermedia tra uno e l'altro per realizzare questo dipinto. Una gomma pane, un portamine con una matita non molto morbida, in modo da non lasciare troppa grafite sul foglio, e comincio col disegnare la pianta, perché la pianta è in primo piano, quindi le foglie dell'elianfora, questa pianta carnivora che vive sulle sommità di queste montagne, di questi tavolati grandissimi che ci sono nel parco Canaima in Venezuela. In questo caso la montagna che disegnerò dietro l'elianfora è il monte Roraima, e procedo appunto con la matita nel disegnare in maniera più pulita possibile la pianta. Poi passo la gomma pane in modo da cancellare la grafite in eccesso e vado a recuperarmi tutte le linee principali della pianta, perché comunque l'ho già impostata inizialmente con il disegno a matita. Quindi vado nei particolari, un altro colpo di gomma pane in modo da togliere sempre la grafite in eccesso, e poi vado col disegnare questa bellissima montagna con la matita in modo da delineare i tratti principali, e poi dopo andrò con i dettagli. Sempre con la gomma pane tolgo tutto ciò che c'è in eccesso per quello che riguarda la grafite, perché altrimenti si rischia poi, appoggiando la mano e muovendosi sul foglio, di sporcare il foglio stesso. I particolari della montagna e poi tutta la foresta sottostante questa montagna molto particolare di questo parco venezuelano. Con del giallo indiano, giallo di cadmio, scusate, vado a dipingere sulla montagna la zona più in luce, ovvero quella in cui batte il sole. Successivamente con del blu ultramarina, blu ftalo e un po' di rosso per spegnerlo leggermente, e con un'altra miscela di colore verde, rosso e giallo vado a dipingere il cielo. Il cielo dietro la montagna, lasciando gli spazi bianchi che rappresentano le nuvole. Dopo aver dipinto il cielo, asciugo e successivamente con del giallo di cadmio vado sulle nuvole a dipingere dei piccoli spazi di giallo, e inserendo poi quel colore scuro ottenuto con verde, rosso e blu per scurire leggermente le nuvole, come se fosse una specie di grigio. Procedo con le altre nuvole nello stesso modo, inserendo sempre il giallo, anche un po' di arancio, in questo caso è l'oro che è molto aranciato, e questo colore scuro per dare la parte basale delle nuvole che sono un po' più scure. Un'altra asciugatura, successivamente con i blu, in questo caso blu ultramarina e una piccola dose di viola, vado a dipingere tutta la parte della montagna che è in ombra. In questo caso farò anche qualcosa, lascerò lo spazio libero dove batte la luce, vedete? Quello non lo dipingerò, e poi successivamente andrò fin giù fino alla parte della foresta con questo blu, perché tutta la parte sottostante
non la voglio molto illuminata, voglio illuminare molto bene la montagna più che altro, quindi tutto ciò che c'è poi sotto la montagna verrà poi sempre dipinto con questo blu molto sfumato. Con del blu vado anche a dettagliare qualche particolare, un'asciugatura, e subito dopo l'asciugatura scurisco ancora il blu con un po' di viola per creare queste piccole parti veramente frastagliate della montagna, in modo da dettagliare già con il colore, lasciando degli spazi bianchi perché queste montagne hanno queste rocce biancastre. Vedete che la montagna pian piano prende forma sullo sfondo ed è anche ben illuminata dal sole nella parte a sinistra. Con questo colore vado anche a dettagliare dopo un'asciugatura anche lì a sinistra. Poi mi preparo del rosso, con il rosso inglese e un po' di carminio e un po' di terra di sera naturale, vado a dipingere tutta la montagna, perché comunque non è una montagna blu, ma è una montagna che comunque ha dei toni rossicci. E poi ancora con del terra di siena vado a dettagliare la parte più illuminata. Successivamente mi preparo dei verdi con giallo di cadmio, verde salvia, abbastanza luminoso, e dipingo la prima parte della foresta alla base della montagna. Scurisco ancora il verde inserendo un po' di rosso, rosso inglese, e vado poi con del blu a creare, come per la montagna, delle zone in ombra. L'ho fatto prima nella montagna, adesso faccio la stessa cosa nella foresta sottostante. Lascerò asciugare molto bene questo blu con dei colpi di phon in modo da asciugare veramente bene, in modo che non rinviene poi con un successivo passaggio di colore. E sopra queste ombre create con questo blu vado a dipingere con un verde un po' più spento il resto della foresta sottostante la montagna, cambiando un pochettino la tonalità dei verdi per non creare una cosa unica. Adesso con del giallo di Napoli e del verde creo la parte praticamente che arriva quasi al primo piano della pianta, inserendo anche un po' di gialli, in modo da creare colori più vivi. Ricordiamoci che se i colori più vivi sono in primo piano, si crea un effetto di tridimensionalità, di profondità, scusate, un effetto di profondità. Quindi la montagna sembrerà lontana e più ci si avvicina, più i colori sono vivi. I colori più vivi in assoluto saranno poi quelli della pianta. Giallo di cadmio, terra di siena, e vado ancora a dettagliare la parte sottostante la montagna, in questo caso la parte di foresta che arriva quasi fin sotto la montagna. Qui siamo proprio sulla foresta tropicale, quindi ci saranno tanti alberi di un bel verde. Li dipingo in questo modo e poi vado a scurire la parte degli alberi che toccano il piano, in modo da creare un'altezza di questi alberi. In più alcuni piccoli particolari di cespugli, stessa cosa anche nella foresta sullo sfondo, che sarà un po' meno dettagliata. Poi con un colore più scuro dopo l'asciugatura andrò a creare delle ombre decise sulla foresta. Lo vedremo adesso su quella in primo piano. Vedete che ho scurito molto il colore verde, e in questo caso si crea veramente un po' di profondità anche nella foresta. Vedete come è tutto più preciso davanti, verso il primo piano, proprio per creare un effetto di profondità. Questi sono paesaggi molto vasti. Con un colore scuro, sempre con quel verde in cui ho aggiunto un po' di indaco, dettaglio ancora delle crepe nella montagna, senza esagerare, perché la montagna comunque è sempre sullo sfondo, non è in primo piano. Tolgo del colore che non mi serve più e vado a inserire giallo di cadmio per dipingere l'elianfora, la pianta. Quindi comincio con
un colore veramente tanto tanto diluito, giallo, in cui sopra poi andrò a mettere del verde. In questo caso la pianta risulterà molto più vivace come colore. Lascio sempre uno spazietto bianco tra una foglia e l'altra, per dividere comunque le foglie. Lascio sempre uno spazio di bianco. Poi con un colore molto diluito, leggerissimo, a dipingere la parte interna e asciugo. Successivamente con del verde salvia e giallo di cadmio e del verde un po' più scuro, sempre salvia, magari scurito con un pochettino di indaco, vado a colorarmi la pianta. Ho creato anche del blu, con del blu ftalo ultramarina e un po' di carminio, il colore che mi servirà per fare le ombre sulla pianta. Sempre tutto a colore asciutto, sono velature di colore sempre fatte a colore asciutto, in modo da non far rivenire le velature di prima. Quindi le ombre e i dettagli sulle parti in ombra della pianta, quindi questi cappucci che la pianta ha creano delle ombre sulla foglia stessa e le foglie si ombreggiano a vicenda. Quindi creo queste ombre che poi lascerò asciugare benissimo in modo che non rinvengano con una successiva velatura di colore. Quindi sempre una buona asciugatura, possiamo lasciare asciugare anche naturalmente ma ci vorrà più tempo, e con questo verde e giallo di cadmio vado a dipingermi le foglie, inserendo in alcuni punti la parte più scura, dei piccoli colpi di verde scuro, in modo da dare anche un po' la forma alle foglie, le parti in ombra della foglia stessa, le pieghe. Continuo con la colorazione delle foglie dell'elianfora. Vedete che ogni tanto scurisco dove le foglie si piegano leggermente. Ho preparato anche del rosso che adesso andrò a inserire sulle foglie. In una foglia l'ho già inserito perché la parte dietro di queste foglie è sul rosso. Adesso asciugo e mi creo un colore di giallo cadmio mescolato con un pochettino di verde salvia o di verde smeraldo, leggerissimo, in cui scurisco la parte sotto dove c'è l'entrata della trappola. Veramente molto leggero perché questa è la parte più in luce di tutta la pianta. È quella che prende il sole, che deve invitare gli insetti a entrare all'interno. Procedo così per tutte le foglie e adesso vedremo come utilizzare questo rosso creato con rosso inglese e rosso carminio. Ok, parto con il rosso e vado a dettagliare tutti i dettagli appunto della pianta che hanno questo colore, ovvero il bordo delle trappole, che hanno sempre un filo rosso, e poi questo filo che scende giù, questa linea che scende giù, che si divide alla base, perché l'elianfora è una pianta carnivora che ha escogitato anche questo metodo per svuotarsi dall'acqua piovana, quindi nella parte sotto che si divide rossa, lì escono le gocce in eccesso, escono le gocce dell'acqua. Un'asciugatura, quando le trappole si riempiono di acqua, lì è una specie di valvola di sfogo dell'acqua stessa in modo da svuotare leggermente la trappola. Successivamente comincio a colorare questi cappelli che ha l'elianfora, che sono sempre molto appariscenti perché sono effettivamente il richiamo per gli animali che finiranno nella trappola, e uso un carminio, un rosso inglese e un violetto per le parti più scure, lasciando dei piccoli punti di carta bianca per illuminare veramente tantissimo questi cappelli, che metteranno la pianta totalmente in primo piano nel disegno. Diciamo che questi cappelli sono un po' il punto focale
di tutto il disegno, perché sarà ciò che attirerà innanzitutto l'attenzione prima ancora della pianta e della montagna sullo sfondo. Procedo così per tutti questi cappelli. C'è anche il mio gatto che ogni tanto miagola. Ok, dettaglio di tutti i cappelli con questi tre colori: rosso inglese, carminio e violetto. Ricordiamoci di lasciare sempre una zona bianca in modo da fare come se fossero leggermente bagnati, illuminati dal sole. Fatto questo, mi preparo un colore molto scuro per fare la firma e il disegno è finito. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino qui con gli acquerelli. Questo è il disegno realizzato, potete vedere l'elianfora, il monte Roraima e la foresta sottostante questo monte. La pianta rimane in primo piano. Qui potrebbe esserci un piccolo difetto, nel senso che ci sono tantissimi verdi, quindi la pianta vedete che non si proietta molto in avanti, perché comunque non ci sono colori molto contrastanti. L'unica cosa che contrasta con tutto il dipinto sono appunto questi cappelli che ha l'elianfora e che attirano molto l'attenzione, lo sguardo dell'osservatore, e fanno sì che la prima cosa che viene guardata in questo dipinto è appunto l'elianfora, quindi automaticamente la pianta viene avanti in primo piano e lascia dietro questa bellissima montagna che è la montagna Roraima. Alla sommità vivono queste piante carnivore del Venezuela. Ciao a tutti e al prossimo appuntamento in giardino con i miei acquerelli. Ciao ciao!